Chi sono io? Qual è il mio scopo? Queste sono le prime parole di Mewtwo. Ma oggi non siamo qui per parlare solo di filosofia Pokémon. Siamo qui per parlare di genetica. E se vi dicessi che il Pokémon più potente di sempre non è solo un esperimento fantascientifico, ma ha il DNA del predatore più perfetto della Terra? Esatto, sto parlando del gatto. In questo video esploreremo la biologia segreta di Mewtwo, scopriremo come la scienza reale abbia già clonato dei felini e capiremo se un giorno potremmo davvero trovarci di fronte a un gatto supremo. Prima di iniziare, se amate i gatti e la cultura pop, unitevi alla nostra colonia spaziale. Iscrivetevi a Space Feline per non perdere i prossimi viaggi nella scienza nerd. Mewtwo non è solo un ammasso di pixel e superpoteri. La sua intera esistenza è una sfida alla natura, una sfida che inizia proprio dalla sua forma fisica. Perché per creare il guerriero perfetto, gli scienziati non hanno scelto una forma umana, ma hanno guardato altrove. Quelle dita a bulbo, la coda lunga e muscolosa, ma soprattutto le orecchie. Mew, il suo genitore genetico, somiglia a un gatto appena nato o a un feto. Mewtwo è l'evoluzione adulta e antropomorfa di quel concetto. Notate la somiglianza con i gatti Sphinx. Molti fan lo hanno visto così. I gatti senza pelo sembrano alieni e quasi divini, trasmettendo potere e mistero. Lo sanno anche in Dragon Ball Super, dove il dio della distruzione, Lord Beerus, è ispirato a uno Sphinx. Ma le orecchie di Mewtwo non servono solo all'estetica. Nei gatti reali possono ruotare di 180 gradi e percepire ultrasuoni. Mewtwo usa questa capacità per focalizzare le onde cerebrali e la sua telecinesi è un'estensione fantastica dei sensi felini. Quindi Mewtwo ha l'aspetto di un predatore divino, ma un corpo perfetto non serve a nulla senza la vita. Il modo in cui Mewtwo è stato creato in laboratorio è inquietante perché non è così lontano da quello che succede nei centri di ricerca reali. Smettete di guardare solo cartoni animati e guardate la realtà. Stiamo già creando dei Mewtwo nel mondo reale? In Pokémon Mewtwo nasce da un frammento di DNA fossile, ma nella realtà nel 2001 nacque CC, il primo gatto clonato. CC era geneticamente identica alla madre ma aveva un mantello diverso e un carattere diverso, ed è qui che entra in gioco l'epigenetica. La scienza ci dice che non basta copiare il DNA per ottenere lo stesso individuo. Ambiente ed esperienze contano quanto i geni. Proprio come Mewtwo, CC non era solo una copia, ma un individuo a sé stante. Quindi possiamo copiare il corpo ma non l'anima, anche se possiamo studiare da dove viene quella scintilla di intelligenza che nei Pokémon diventa potere psichico. E se il vostro gatto sul divano avesse già dei sensi psichici che Mewtwo invidierebbe. Mewtwo sposta le montagne con la mente. I gatti sembrano farlo quasi. Avete mai visto un gatto colpire una mosca al volo? I riflessi di un gatto sono tra i 20 e i 70 millisecondi. Per darvi un'idea, noi umani siamo lentissimi a circa 250 millisecondi. Il segreto è nel cervelletto e nelle vibrisse. Le vibrisse captano i minimi spostamenti d'aria, permettendo al gatto di sentire la posizione degli oggetti senza vederli. È quasi una forma di percezione extrasensoriale. Inoltre, la densità neuronale nella corteccia cerebrale del gatto è incredibilmente alta. Se potessimo potenziare quei neuroni, come hanno fatto gli scienziati del Team Rocket, otterremmo una creatura capace di elaborare informazioni a una velocità che chiameremmo psichica. In pratica, i gatti vivono già in una realtà aumentata fatta di vibrazioni e ultrasuoni. Se la natura ha già fatto questo lavoro incredibile, la domanda è: cosa succederebbe se l'uomo decidesse di spingersi oltre? Siamo pronti a prendere il controllo dell'evoluzione per creare per la prima volta un gatto che non sia solo un gatto. Ma cosa succederebbe se decidessimo di spingersi oltre? Oggi non è più solo fantascienza. Abbiamo uno strumento chiamato CRISPR-Cas9, una sorta di correttore di bozze molecolare capace di riscrivere il DNA con una precisione chirurgica. In teoria potremmo usare questa tecnologia per eliminare la miostatina e potenziare la muscolatura di un gatto,
o agire sui geni della plasticità neuronale per renderlo ancora più intelligente. Potremmo creare letteralmente un Mewtwo in miniatura, ma qui la scienza si scontra con la morale. Mewtwo è il simbolo vivente di questo dilemma. Creato per essere un'arma, la sua prima domanda non è stata «quanto sono forte?», ma «chi sono io?». Se usiamo il CRISPR per scopi egoistici, come ha fatto il Team Rocket, rischiamo di creare esseri senzienti destinati a un conflitto esistenziale profondo. Quindi dovremmo farlo? Mewtwo è il simbolo del dilemma etico. Lui dice che le circostanze della nascita sono irrilevanti e che conta ciò che fai con il dono della vita. Se creassimo un essere superiore per scopi egoistici, finiremmo per creare una creatura destinata alla sofferenza. La scienza del futuro non deve solo chiederci se possiamo farlo, ma se sia giusto farlo. Forse Mewtwo ci ha insegnato che la vera potenza non viene dai geni modificati, ma dalla consapevolezza di sé. E mentre aspettiamo di vedere se la scienza creerà mai un vero Pokémon, non dobbiamo dimenticare quello che abbiamo già sotto il naso. Perché alla fine non serve un laboratorio segreto per trovare una creatura leggendaria. Mewtwo resterà probabilmente confinato nei nostri schermi e nei nostri giochi, ma ogni volta che guardate il vostro gatto domestico, ricordate che avete davanti a voi un capolavoro dell'evoluzione che ha ispirato leggende e divinità. E voi cosa ne pensate? Se poteste dare un superpotere di Mewtwo al vostro gatto, quale scegliereste? La telepatia per capire cosa vuole per cena o il volo per non farsi mai più chiudere fuori? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Grazie per aver seguito questo viaggio scientifico su Space Feline. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi per non perdere il prossimo episodio, dove esploreremo un nuovo incredibile legame tra i gatti e la cultura pop. A presto!